nostro progetto avremo bisogno del flamenco color Tiffany. Sul sito lo trovate con il numero 66 del flamenco multicolor stampato, e questo sempre sul sito di Lane di Biella lo trovate con il codice 120. ehm, un uncinetto numero 3. Ovviamente io sto lavorando con il 3 per dare maggiore stabilità al mio lavoro. Se voi avete una mano più morbida della mia, oppure se vi piace una consistenza del lavoro anche più morbido, visto che comunque mettiamo un'anima che è la borsa di Utah, voi poi potete utilizzare l'uncinetto con il quale riuscite a lavorare meglio e con il quale vedete che la resa è per voi soddisfacente. Io finora ho realizzato alcuni pezzi della borsa, adesso vi faccio vedere, così andiamo a realizzare solo gli altri due pezzi che mi restano, in modo che velocizzo anche io un po' la realizzazione di tutto. Eh, Cosa importantissima, scusate, io sto utilizzando come anima per la borsa questa borsa aiuta. Ha una larghezza di 20 centimetri, un'altezza di 30 centimetri, il pannello davanti è di 30 centimetri e lo stesso il fondo, per cui noi avremo bisogno di realizzare due pannelli di 30 per 30 e tre pannelli di 30 per 20 di larghezza, quindi 20 di larghezza e 30 in altezza. Io adesso vi do le misure e vi faccio vedere la realizzazione per questo tipo di borsa, quindi per questa misura. Nulla vieta che se voi avete una borsa più grande o più piccola, potete adattare la lavorazione che noi adesso andremo a vedere assieme per la vostra borsa. Basta poi aggiungere dei giri in più o in meno rispetto a quelli che io dedico per questo tipo di misure. I pannelli che io ho realizzato sono questi finora, voglio solo farvi vedere. Questo è un pannello 30x30, ho iniziato dal centro con un cerchio magico e ho lavorato un'anima con il multicolor, dopodiché ho fatto un certo numero di righe con il verde Tiffany per arrivare alla larghezza e all'altezza desiderata. Questo è il pannello che è destinato al davanti. Dopodiché ho eseguito due pannelli identici perché il fondo e i due pannelli laterali sono delle stesse misure, quindi anche questo ci faciliterà parecchio il lavoro. Hanno sempre un'altezza di 30 centimetri come il pannello davanti ed hanno una larghezza di 20 centimetri. Per fare questo tipo di lavorazione, piuttosto che fare l'anello magico, quindi lavorare poi e formare il quadrato come la classica granny, in questo caso si fa una catenella con degli occhielli e si lavora proprio già in forma rettangolare, cioè si avvia il lavoro granny con le dimensioni rettangolari, in modo che ci venga poi il nostro lavoro lungo quanto ci occorre e largo quanto ci occorre. Ovviamente io adesso vi darò, come ho già detto, le misure per questa borsa. Se poi voi avete una borsa più alta, aggiungerete anche gli occhielli, magari poi vi dirò come fare. Naturalmente, se qualcuno ha domande mi può commentare sotto e io posso anche aiutare ad adattare i punti all'anima che hanno trovato, quindi alla fodera, alla borsa di Utah che hanno trovato, insomma, che hanno reperito o che hanno in casa. Nulla vieta che questa borsa comunque si possa anche irrigidire con della rete piuttosto che con del termo indurente o del feltro, con quello che volete. Per iniziare il nostro pannello frontale, quindi il pannello più grande di 30x30, ed anche insomma dovremmo fare di questi due pannelli, iniziamo facendo il cerchio magico, quindi la codina all'interno del nostro palmo. Io solitamente arrotolo tutto il filo su tre dita, lo fermo subito con una catenella ed inizio a lavorare facendo due catenelle iniziali, due punti alti, quindi 1 e 2,
e in questo caso ho 3 punti alti, 2 catenelle, 1 e 2 e nuovamente 3 punti alti, 1, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo 3 punti alti, 1, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle, 3 punti alti, e adesso ho 4 gruppi di 3 catenelle all'interno del mio cerchio, allargo un po' la solina in modo che non mi scappi il lavoro, prendo il cappio che avevo lasciato sul palmo della mano, quindi questo, lo tiro e chiudo, oppela, e chiudo il mio cerchietto. Una volta chiuso il mio cerchio, mi rimetto il cappiolino sull'uncinetto, faccio 2 catenelle, una e 2 e mi aggancio sulla prima catenella iniziale con una maglia bassissima. Questo sarà l'inizio del mio lavoro. Ora, per iniziare con il granny, io solitamente faccio in questo modo. Qui ho 2 punti alti, entro in questo punto e faccio una maglia bassissima, entro nel secondo punto e faccio una maglia bassissima, entro all'interno dello spazio che ho creato tra un gruppo di 3 maglie e l'altro, prendo il filo con l'uncinetto, passo una volta sull'occhiello, riprendo il filo e passo su entrambi gli occhielli. Questo mi vale come primo punto alto. Ora ne faccio altri 2, quindi 1 e 2 e in questo modo ho formato un altro gruppo di 3 punti alti all'interno del mio spazio. A questo punto faccio 2 catenelle, 1 e 2 e faccio un altro gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Senza fare nessuna catenella mi sposto nello spazio successivo, prendo il filo e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A questo punto rifaccio nuovamente le mie 2 catenelle, 1 e 2 e faccio nuovamente 3 punti alti. In questo modo io sto formando i miei angoli. Questo è molto importante proprio per l'inizio del lavoro, perché così mi preparo il lavoro con tutti e 4 gli angoli in modo che poi lavoro circolarmente e dove ho gli angoli vado a fare i miei aumenti per far crescere il mio quadrato. Quindi adesso nuovamente mi sposto nell'angolo opposto, prendo il filo sull'uncinetto e faccio i miei 3 punti alti, 2 e 3, 2 catenelle e 3 punti alti, 2 e 3. Sono arrivata all'ultimo angolo, rimetto il filo sull'uncinetto, entro nello spazio e faccio nuovamente 3 catenelle, 2 e 3. Faccio 2 catenelle, 3 punti alti, ho detto catenelle forse, 2 catenelle e altri 3 punti alti. In questo modo io ho terminato il mio quadrato. Adesso non devo far altro che andarmi ad agganciare su questa catenella in modo da chiudere il lavoro. Mi aggancio entrando con l'uncinetto qui all'interno di tutti e due i lembi del filato che ho su questo punto, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Mi sposto all'interno di questo punto con una maglia bassissima, vado all'interno dell'angolo e faccio una maglia bassissima. In questo modo io mi sono spostata e sto per riprendere nuovamente il mio lavoro.
Vedete, qui ad ogni cambio, ad ogni giro, io andrò ad iniziare il giro ehm, ad un gruppo, al gruppo successivo, in modo che non avrò quello stacco e quella riga visibile di ogni inizio e fine giro e se il lavoro verrà più omogeneo. L'importante è iniziare sempre a lavorare all'interno di uno spazio. Se io guardo adesso il mio quadratino, io sto iniziando il lavoro dall'angolo, per cui nell'angolo avrò sempre le ripetizioni delle 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Tra un angolo e l'altro si è formato l'altro spazio e in questo spazio andrò a fare solo 3 maglie alte. Quindi adesso facciamo un altro giro assieme. Sono arrivata qui, mi sono spostata con una maglia bassissima, ora riprendo nuovamente il filo, prendo una sola asola e vado a chiudere tutte e due le asole. Questo sarà il mio primo punto alto. Ora devo andarne a fare altri due, quindi uno e due. In questo modo ho formato 3 maglie alte. Faccio 2 catenelle e ripeto nuovamente le mie 3 maglie alte perché sto lavorando sull'angolo del quadrato. Quindi 1, 2 e 3. Ora, contrariamente al giro precedente, noi abbiamo qui un altro spazio. Ci spostiamo all'interno di questo spazio senza fare nessuna catenella e andiamo a realizzare 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Ci spostiamo ora nell'angolo senza fare nessuna catenella, realizziamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Facciamo 2 catenelle e realizziamo nuovamente un altro gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Abbiamo un altro spazio, senza nessuna catenella entriamo all'interno e facciamo le nostre 3 maglie alte. Ho il filo che fa un po' i capricci, scusate. 2 e 3. Ci spostiamo nuovamente nell'angolo e andiamo a fare i nostri due gruppi di 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Facciamo 2 catenelle e ripetiamo le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Abbiamo nuovamente uno spazio tra un angolo e l'altro e ripetiamo 3 maglie alte. Ci troviamo nell'ultimo angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Stiamo per terminare il nostro giro, abbiamo l'ultimo spazio tra un angolo e l'altro, entriamo nello spazio e andiamo a fare le 3 maglie alte. Senza fare nessuna catenella chiudiamo il nostro giro ed entriamo sempre in questo punto che ci sembra quello un pochino più largo, vedete? Quindi entriamo qui, chiudiamo con una maglia bassissima, ci spostiamo con una maglia bassissima, 2 maglie bassissime e riprendiamo nuovamente il lavoro dall'angolo. Quindi siamo a questo punto, andiamo a fare nuovamente, allora, riprendiamo il filo, chiudiamo un'asola e le chiudiamo tutte e due. In questo modo abbiamo fatto una maglia alta, ne andiamo a fare altre 2 e ripetiamo il lavoro per come abbiamo fatto finora, quindi negli angoli 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Negli spazi che incontriamo durante la lavorazione solo 3 maglie alte. Adesso, siccome noi stiamo aumentando, gli spazi lateralmente piuttosto che uno saranno 2, poi 3, poi 4 e così via. Aumenteranno sempre.
l'attenzione che dobbiamo prestare agli angoli, quindi andare sempre a ripetere i due gruppi di 3 maglie alte e le 2 catenelle in modo che il nostro lavoro cresca ehm, ed aumenti in modo armonico e costante. Ovviamente questo lo sto indicando per chi si appresta adesso a fare questo tipo di lavoro, quindi per chi è principiante, per chi sa già lavorare una mattonella Granny, non sto dicendo nulla di nuovo, per cui non ho la pretesa di aver inventato qualcosa, ma solo di far vedere qualcosa che è conosciuto dalla notte dei tempi. Continuiamo questo tipo di lavorazione. Io adesso vi ho fatto vedere come si va a chiudere il giro e come si va a iniziare un altro giro. Io vi consiglio sempre di chiudere, fare le maglie bassissime e riprendere sempre dallo spazio che avete successivo, in modo che non si vede la congiunzione. Quindi facciamo questo lavoro per 10 giri. Quindi 10 giri saranno fatti con il filato multicolor. Io vi consiglio di tener memoria, di tener conto, scusate, dei giri che state facendo, ovvero mentre voi lavorate, segnate su un pezzetto di carta 1, 2, 3, 4, eccetera. Se questo non lo potete fare o l'avete dimenticato o per qualche motivo voi dovete lasciare il vostro lavoro e poi riprendere e andare a vedere a che giro siete arrivati, dovete considerare i giri, e questo lo dico sempre per le principianti e non per chi questo lavoro lo sa già fare, dovete considerare che voi state partendo da questo punto, ok? Io spero sì, si vede bene. Noi siamo partiti da qui. Questo è il primo quadratino che noi abbiamo eseguito, quindi questo è il nostro primo giro. Non dovete contare in questo i giri in questo senso, perché ve ne saltereste uno. Dovete contare i giri partendo dal centro in diagonale, quindi 1, 2, 3, siamo al quarto giro, ok? Quindi fate attenzione a non contare 1, 2, perché vedete noi siamo al quarto, ne stiamo già saltando 2 di giri. Quando noi abbiamo la mattonella terminata, eccola qui, questo che poi è un multicolore tende un po' a confonderci, infiliamo l'uncinetto al centro dove abbiamo il buco perché si vede, è chiaro, no? Qui abbiamo i quattro gruppi di 3 maglie alte. Quindi questo è il mio centro. Io inizio a contare in diagonale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Al decimo giro ci fermiamo, cambiamo colore e andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giri con il Tiffany. Quindi l'unica cosa che io adesso vi farò vedere è come andare a cambiare colore. Facciamo 10 giri e ci rivediamo quando abbiamo terminato questo pezzo. Solitamente, ecco, io adesso ho terminato qui il mio giro di multicolor, adesso devo iniziare con il verde e solitamente non inizio mai dagli angoli, inizio sempre da una parte, da un laterale. Quindi prendo il mio verde, mi lascio un po' di codina perché io poi la devo andare a nascondere e adesso faccio semplicemente così, che sia questo ad esempio, quindi entro nel punto alto in mezzo alle 3 maglie alte che ho qui, mi aggancio con il filo, lascio andare la codina, prendo il filo e faccio una catenella. Adesso tenendo il filo con l'indice, il filo della codina affiancato al lavoro, faccio la mia maglia bassissima entrando nel punto successivo. Faccio la mia maglia bassissima e arrivo all'altezza dello spazio che c'è tra 3 punti, ecco, tra le 3 maglie alte e le 3 maglie alte. Quindi mi aggancio con il filo, entro nel primo occhiello e chiudo tutti e due gli occhielli. In questo modo io ho fatto la mia prima maglia alta. All'interno dello spazio ne vado a fare 3 per come ho lavorato finora, quindi 2 e 3.
Cerco di trattenere sempre la codina con l'indice in modo che lavorando io la vado a nascondere. Quindi trattengo la codina con l'indice e vado almeno, ecco, faccio altri 3 punti alti nello spazio successivo. Arrivata a questo punto io posso fermarmi un attimo, girare e andare a tagliare la mia codina in modo che non mi darà fastidio durante la lavorazione. Ora, questo è il cambio di filato. Una volta che abbiamo finito i due pannelli, per il davanti e per il dietro, dobbiamo andare a fare i pannelli che sono dei rettangoli per i due laterali e per il fondo. Questo pannello si lavora in modo rettangolare, per cui non avvieremo i quattro gruppi delle 3 maglie alte, ma faremo una catenella con degli occhielli. In questo caso io ne ho fatti 5, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5. All'interno di questi occhielli andremo a lavorare poi i gruppi di 3 maglie alte formando anche gli angoli, in modo che andremo ad aumentare su tutti e 4 gli angoli ed avremo la nostra forma rettangolare. Intanto vediamo come si avvia. In questo caso io inizio con il multicolor, voi ovviamente inizierete poi con il filato che avete scelto per realizzare la vostra borsa. Inizio col montare 3 catenelle. Il primo occhiello lo lascio abbastanza largo perché poi dovrò andare, quindi sono 1, 2 e 3. Io la prima catenella l'ho lasciata abbastanza larga perché poi dovrò andarci a rientrare subito. In questo caso io vado a fare una maglia alta e la vado a infilare all'interno della prima catenella. Ed ho fatto il mio primo occhiello. Tiro leggermente e stringo la catenella. 3 catenelle, 2 e 3, filo sull'uncinetto, mi vado ad agganciare in questi due punti, quindi il punto della catenella e il punto della maglia alta che ho fatto in precedenza. Tiro il filo e faccio la mia maglia alta. 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro nei due occhielli e ne ho fatti 3. 1, 2, 3, prendo il filo sull'uncinetto, entro nei due occhielli, 1, 2, 3, 4, mi manca l'ultimo, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro nei due occhielli ed ho fatto i miei 5 occhielli da cui partire. La prima cosa da fare adesso è alzarsi e andare a lavorare scusate, all'interno di questo occhiello, quindi mi alzo con 3 catenelle, 2 e 3, che equivalgono alla mia prima maglia alta. Filo sull'uncinetto e ne vado a fare altre 2, 1 e 2. In questo caso io ho il mio primo gruppo di 3 maglie alte. Adesso faccio 2 catenelle nello stesso occhiello, formo altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, senza fare nessuna catenella. Entro nell'occhiello successivo e vado a fare un altro gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Faccio così sino al termine, quindi per ogni occhiello vado a fare le mie 3 maglie alte senza eseguire nessuna catenella tra un gruppo e l'altro. Ho fatto i miei gruppi di 3 maglie alte. Alla fine, nell'ultimo occhiello, devo andare a preparare il lavoro per formare il mio angolo, per cui all'interno dell'ultimo occhiello io farò 3 gruppi di 3 maglie alte separati da 2 catenelle.
Il primo gruppo l'ho già fatto, faccio 2 catenelle, 1 e 2, faccio nuovamente 3 punti alti, 1, 2 e 3, cerco di nascondere la codina iniziale cercando di lavorarla assieme ai punti alti. Adesso faccio nuovamente 2 catenelle e rifaccio 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ho preparato il mio lavoro ad accogliere i miei aumenti, quindi su questo primo lato, all'interno di questi spazi, noi avremo 2 gruppi di 3 maglie alte separati da 2 catenelle. Vado avanti e faccio la stessa cosa sull'altro lato, quindi entro nuovamente nell'occhiello, faccio 3 maglie alte, vado nel successivo, nel successivo ancora, adesso sono arrivata all'ultimo occhiello. Come in precedenza, qui abbiamo 3 gruppi nell'ultimo occhiello. In questo, in quello diametralmente opposto, noi ne abbiamo già eseguiti 2, iniziando, per cui ci manca solo il terzo gruppo. Entriamo senza fare nessuna catenella, quindi facendo il nostro gruppo di 3 punti alti, eseguiamo 2 catenelle, ci andiamo ad agganciare alla prima maglia alta che è stata sostituita dalle 3 catenelle, per cui entriamo nella prima catenella e ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima. E noi adesso inizieremo a lavorare in questo modo, per come abbiamo lavorato per l'altro pannello. In ogni spazio che c'è qui tra 3 maglie alte e le altre andremo a fare 3 maglie alte. Negli angoli faremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Nuovamente in quest'angolo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quando arriviamo a questo punto ci comportiamo allo stesso modo del pannello grande, quindi ci spostiamo con una maglia bassissima all'interno del punto alto. Arriviamo da questa parte, facciamo il nostro finto punto alto e andiamo a farne altri 2, quindi 2 e 3. Ed abbiamo i nostri primi 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. In ogni spazio andremo a fare i nostri 3 punti alti. Arrivo alla fine e vediamo come ci dobbiamo comportare qui per gli angoli. Sono arrivata all'angolo, faccio i miei 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3, faccio 2 catenelle e faccio nuovamente nello stesso occhiello 3 punti alti, 1, 2 e 3. Mi sposto all'interno dell'altro angolo e ripeto la stessa sequenza, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 punti alti, 1, 2 e 3. Continuo
continuo lavorando all'interno di ogni spazio 3 punti alti sino ad arrivare all'angolo. Sono arrivata all'angolo, faccio nuovamente i miei 2 gruppi di 3 punti alti separati da 2 catenelle, perché qui ho l'aumento da fare, quindi ho fatto 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. 1, 2 e 3. Tra un gruppo e l'altro io non devo avere nessuna catenella, mi aggancio all'interno del primo punto e chiudo con una maglia bassissima. Mi sposto con una maglia bassissima sino ad arrivare all'angolo, prendo il filo e chiudo un solo occhiello, prendo il filo e chiudo tutti e due gli occhielli. Ho fatto così il mio finto punto alto e ricomincio nuovamente, quindi faccio i miei 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti, quindi 1 e 2, 1, 2 e 3. Continuo così, quindi all'interno tra un gruppo e l'altro i 3 punti alti e negli angoli faccio i miei aumenti. Questo lo dovrò fare per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 righe. Quindi con il multicolore facciamo questa lavorazione, continuiamo a lavorare per 9 righe, iniziando sempre a contare dall'angolo in diagonale, mi raccomando, quindi 1, 2, 3 e così via. Facciamo 9 righe di multicolor e 3 righe di questo verde Tiffany o del secondo colore che voi avete scelto. Ho terminato tutti i pannelli, quindi ho 3 rettangoli, un fondo e 2 laterali e 2 per i pannelli, uno davanti e uno dietro, i principali della borsa. Ora io vado ad assemblare in questo modo. Io assemblerò prima la borsa e poi infilerò la mia borsa di juta all'interno di quello che sono andata poi a formare. Quindi prendo un primo pannello grande, prendo il pannello che sarà da fondo, in questo caso sono tutte e tre uguali, ma se voi avete misure diverse prenderete il fondo della borsa. Quindi questo è il mio fondo. Adesso vado a mettere rovescio, io non ho tagliato le codine perché così non faccio errori con rovescio su rovescio. Le codine le andrò a tagliare, a sistemare proprio alla fine. Quindi questo è il mio rovescio del pannello grande, questo è il mio rovescio del fondo. Poggio il fondo su, metto il rovescio contro il rovescio e io mi aiuto con queste pinzettine. Se non avete queste potete usare anche degli spilli. La cosa alla quale farò attenzione è far combaciare per bene gli angoli, quindi questa è la codina finale, magari poi la userò per andare a rinforzare. Il punto di riferimento per andare a far combaciare per bene gli angoli è proprio il buchino che ho all'estremità, quindi prendo il buchino e l'altro buchino e vado a mettere la mia pinzetta. Sono sicura che qui sono a posto. Faccio la stessa cosa da questa parte, quindi angolo con angolo, metto la mia pinzetta. A questo punto io ho il laterale, scusate, il fondo e la parte frontale della borsa. Ora posso andare a fermare la parte centrale perché i miei due angoli coincidono. Quindi metto 3 spillettine qui sotto perché io questa adesso la dovrò andare a togliere. Ovviamente la mia cucitura inizierà da un'estremità e finirà sull'altra estremità e cucio dal diritto, quindi non vado a cucire dal rovescio. Prendo un ago,
da lana o come volete. Io utilizzo questo che ha proprio un accenno di punta, ma è davvero piccola ed è un ago molto piccolo. Io se devo dirvi la numerazione non ve la so dire, però il cotone c'è entrato con molta tranquillità. Non lascerò una codina estremamente lunga alla fine perché andrò a fermare il filo qualche punto prima dell'inizio della mia cucitura. Quindi ho fatto un primo nodino, ne faccio un secondo, questo è il mio piccolo cappiolino, volto il lavoro in questo modo e cerco di iniziare a fermare il filo qualche punto prima di dove dovrà iniziare la mia cucitura. Quindi sono arrivata a questo punto, adesso qui faccio due nodini in modo che mi assicuro semplicemente che il mio filo sia ben fermo. Cammino all'interno dei punti e cerco di uscire in direzione dell'angolo dove deve iniziare la mia cucitura, e a questo punto la mia cucitura dovrà iniziare da qui. Io sono arrivata da questa parte, eccomi qui, ci sono. Ora io inizierò a cucire queste 3 maglie alte del mio pannello frontale con le 3 maglie alte del fondo. Quindi cerco sempre di far stare, di andare a cucire in pari, ma eh, il mio riferimento sono le 3 maglie alte. Quindi inizio da questa parte, entro all'interno del punto, quindi il mio punto ha 2 occhielli, io entro all'interno con l'ago da sotto uscendo verso sopra, torno da sotto verso sopra, scusate, da sopra verso sotto e inizio con la mia prima maglia alta, che è questa, vedete? Quindi da sotto verso sopra, da sopra verso sotto e vado nell'altra maglia alta da sotto verso sopra, di nuovo da sopra verso sotto e da sotto verso sopra. Questa è la cucitura che io andrò ad eseguire. Quindi da sopra verso sotto, da sotto verso sopra, per ogni maglia. Da sopra verso sotto, da sotto verso sopra. Se avete pareggiato per bene tutti e due i pezzi, non avrete difficoltà. Una volta che io vado ad aprire il mio lavoro, questa sarà la mia cucitura. Non serve tirare tantissimo perché poi potrete sul rovescio andare ad affrancare e magari ad assicurare un pochino di più tutta la cucitura. L'importante è che sul dritto la vostra cucitura sia pulita e che venga quasi una cucitura decorativa. Quindi io adesso finisco di cucire tutto questo lato, quindi un lato del fondo, e poi andremo a cucire sull'altra estremità l'altro pannello frontale. Ho terminato tutta la cucitura da un'estremità all'altra. Qui ho iniziato dalle prime 3 maglie alte andando verso sinistra e qui mi sono fermata alle prime 3 maglie alte. Vedete, non ho cucito anche l'angolino. Questi gli angoli li faremo alla fine, perché poi quando andremo a mettere il laterale ci servirà, scusate, anche come indicazione per metterlo in pari. Arrivati a questo punto io rinforzo un po' con un paio di passate di cotone in questo modo, mi sposto sul retro del lavoro e ovviamente sul retro andrò a fermare la mia codina passando quante volte possibile all'interno dei punti e magari ogni tanto
facendo qualche nodino. Poi se volete essere più sicure, magari voi la codina non la tagliate, tutto questo io sono stata estremamente abbondante poi con il cotone per la cucitura, ma voi se volete potete anche lasciarla all'interno della borsa e poi magari se la cucitura vi è venuta lenta oppure è successo qualcosa, la andrete dopo a riprendere per poter rinforzare qualche punto che magari è venuto un po' più lento. Allora, in questo caso noi abbiamo il fondo che è questo, il pannello che è questo. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa con l'altro pannello frontale. Quindi prendiamo il quadrato più grande, siamo sul rovescio del lavoro, mettiamo nuovamente il rovescio, mettiamo il rovescio sul rovescio e facciamo la stessa cosa con le nostre mollettine. Quindi andiamo a pareggiare gli angoli, buchino su buchino e metto la mia mollettina. Lo faccio anche da questa parte, buchino su buchino e metto la mia mollettina. E adesso posso mettere, io ora ne metto una qui al centro perché l'importante è che stia fermo in modo che io durante la lavorazione non abbia problemi. Metto la mollettina al centro e faccio la stessa cosa che ho fatto con l'altro pannello. Quindi ora il filato per la cucitura l'ho lasciato lì dentro, prendo un'altra gugliata di cotone e rifaccio la stessa cosa che ho appena fatto. Ho cucito tutti e due i pannelli, i frontali, questo è il fondo, adesso vado a cucire i laterali. Io mi trovo in questa situazione, quindi qui sono sul dritto del lavoro, questo è il mio pannello sul dritto del lavoro, quindi io faccio per come ho fatto, cioè mi oriento per come mi sono orientata con gli altri due pannelli. Per cui qui ho il rovescio, qui avrò il rovescio, vado a puntare sempre le prime 3 maglie alte dell'angolo che incontro e le prime 3 maglie alte dell'angolo che incontro, quindi le vado a mettere, in questo caso saranno rovescio su rovescio, le vado a puntare con la mia pinzettina, vado a puntare anche da questa parte, quindi sempre le 3 maglie rovescio su rovescio, lasciando che combacino i due buchini degli angoli. Quindi anche qui vado a mettere la mia mollettina e sono sicura che questa è la direzione giusta nella quale cucire. Ora metto la molletta al centro in modo che se sposto da destra o da sinistra io so che questa è la direzione nella quale dovrò andare a cucire. Faccio la stessa cosa che ho fatto per gli altri due pannelli, quindi sposto la prima mollettina, inizio a cucire queste 3 maglie alte sino ad arrivare alle ultime 3. Cucito il primo laterale, ruoto completamente tutto il mio lavoro e cucio l'ultimo laterale con lo stesso procedimento. Quindi rovescio sul rovescio, pinzette e vado a cucire da un'estremità all'altra. Ho cucito entrambi i laterali, quindi quello di destra e quello di sinistra, abbiamo il fondo, abbiamo i nostri due pannelli, ora non ci resta che andare a cucire l'intera, cioè a terminare proprio l'intera cucitura. Queste sono tutte le mie codine che io, come ripeto, le lascio sempre all'interno perché poi possono esserci utili. Non faccio altro che fare la stessa cosa. Allora, io spero che si veda tutto. Questo è il nostro frontale. Qui abbiamo il fondo. Questo è il nostro laterale, ok? La prima cosa da fare è mettere in pari, quindi prendere, come abbiamo fatto precedentemente, l'angolo e andarlo a fermare. Prendere l'angolo dell'angolo, scusate il gioco di parole, e andarlo a fermare. Quindi le ultime 3 maglie e le ultime 3 maglie e si fanno coincidere e mettiamo la nostra pinzettina.
faccio in questo modo, cerco di sistemare per bene in piano, in modo. Poi se noi le misure le abbiamo prese per bene, abbiamo fatto esattamente l'altezza del nostro frontale con i laterali uguale, non abbiamo nessun tipo di problema. Quindi una volta che abbiamo terminato, che abbiamo messo, scusate, le due pinzette, mettiamo la centrale e iniziamo a cucire da sotto, quindi in direzione dell'angolo della borsa. Ora io non vi farò fermare subito l'angolo, chiuderlo completamente, perché ci aiuterà questa piccola apertura che rimarrà su tutti e quattro gli angoli del fondo, ci aiuterà a infilare la borsa di juta all'interno della nostra borsa finita. Quindi quello che adesso dovete fare è andare a chiudere. Faccio sempre passare il mio filo all'interno di qualche punto sotto e lo vado a fermare per assicurarmi che non scappi con un nodino, oltre al nodo che ho fatto proprio a tutto il filo. Quindi eccolo qui. Adesso inizio a cucire le prime 3 maglie con le altre 3 maglie. Qui a noi resterà un piccolo forellino che andremo ad affrancare una volta infilata l'anima all'interno della borsa, perché altrimenti se la andiamo a cucire troppo e magari c'è stato, non lo so, ci manca qualche millimetro, a me è successo, potrebbe cedere proprio all'altezza degli angoli. Quindi adesso cuciamo tutti e quattro i laterali, quindi da questa parte, lo stesso da questa sul dietro. Eccolo qui, andiamo a cucire tutto, andiamo a terminare proprio tutta la nostra borsa. Ripeto, anche se mi dicono che ripeto le stesse cose, ma io lo ripeto. Fate attenzione, non vi preoccupate se qui vi resta un piccolissimo spazietto, perché lo andremo poi a francare come si deve per bene, assicurandoci che la borsa non si scucia e non si strappi. Ho infilato la borsa di juta all'interno di tutta la borsa. Gli angoli mi sono serviti, questi i forellini degli angoli, eccolo qui, mi sono serviti per avere poi per orientarmi, ecco, vedete, per orientarmi anche con le cuciture di questa borsa. Quindi io adesso provo a cambiare un attimo inquadratura e vediamo se riesco a farvi vedere per bene come posizionarla prima di iniziare a cucire. Una cosa molto importante, io avevo fatto lasciare all'interno della borsa tutte le codine, cioè ero stata molto abbondante nelle cuciture, quindi lasciando poi le codine senza tagliarle. Queste ora io che cosa ho fatto? Ne ho fatte uscire dalla parte del dritto 4 giusto in direzione degli angoli, le ho accompagnate con l'ago, quindi se la codina arrivava da questa parte io ho accompagnato la codina fino all'angolo, in modo che come ultimissima cosa io andrò a chiudere i miei angoli. Questo mi servirà per darmi la giusta direzione di cucitura di tutto il bordo, perché questo tipo di borse in juta hanno questo spessore che è abbastanza importante, che se si sposta un po' rischiamo poi di far spostare proprio tutto il nostro lavoro e sarebbe un vero peccato. Quindi io prendo come riferimento il mio angolo, faccio uscire l'angolo da questa parte, ovviamente poi mi metterò in piedi e tenderò per bene il fondo, quindi da questo angolo io andrò a tendere tutto il laterale in questo modo e lo andrò a fermare così con la pinzetta, vedete? Allora adesso vi faccio vedere, questa è la cucitura di tutta la borsa. Io prendo la mia estremità, questa cucitura la faccio combaciare con questo lato della cucitura e la vado a fermare in modo che tutta la cucitura da sopra a sotto stia ferma in direzione poi del fondo. Spero di essermi spiegata bene.
Farò questo per tutti e quattro gli angoli, dopodiché andrò a sistemare sempre con delle pinzette o con degli spilli o con del filo da imbastire, ma l'aiuto è abbastanza pesante, andrò a fermare tutta la mia borsa in modo che potrò andare a fare la cucitura rifinendola senza dovermi preoccupare di starla troppo a spostare e di controllare che la mia cucitura non sia storta e che il mio lavoro non venga poi rovinato anche solo da una piccola tensione in più o in meno. Questo tipo di mattonella, siccome è quadrata e i bordi sono rettangolari, se torce un poco poi è molto visibile. Quindi io il consiglio che vi do è di fare davvero molta attenzione ai bordi. Adesso cambio inquadratura così vediamo come vado a cucire e con che tipo di filo. Allora, per le mie cuciture io andrò a utilizzare un filo che solitamente utilizzo per lavorare le perline, quindi un filo molto molto resistente, non si strappa, non si vede, ma è veramente, cioè tiene dei cristalli per anni e anni se viene passato più volte all'interno dei cristalli. Questo quindi ha il vantaggio di essere trasparente, duro, leggermente cerato in modo che quando noi andiamo a cucire non si arriccia e non si vede, quindi una volta che noi abbiamo cucito non vediamo nulla. A me non piace utilizzare la colla, francamente, io so che c'è chi lo incolla, però ho sempre poi la paura che la colla ci possa abbandonare dopo i lavaggi, perché comunque è una borsa che può essere tranquillamente lavata, visto che è cotone al 100%. Io utilizzo questo tipo di ago che è abbastanza lungo, molto appuntito e ha una cruna sottile in modo che non mi va a rovinare il mio lavoro e che mi passa però nell'aiuta. Inizio la cucitura dal mio laterale senza iniziare però dal bordo, ma inizio proprio da questo punto qui, dall'estremità. Ora ovviamente io questa pinzetta la sposto ma non la tolgo in modo che il lavoro non mi si sposta. L'unica accortezza che avrò nel cucire tutta la borsa tutta attorno è di mettermi sul rovescio, posizionare così il lavoro e io dal rovescio dovrò vedere questi 2 millimetri di lavoro dalla mia parte. Quindi non andrò a cucire proprio in pari, perché che succede? Se io cucio in pari la borsa e la borsa di juta, sul dritto poi si vedrà. Se io invece faccio attenzione e faccio proprio uscire questa piccolissima porzione di lavoro, una volta che io la metto sul dritto non sarà percepibile, non si vedrà nulla. Per cui inizio da questa parte, infilo l'ago, ho fatto ovviamente un nodino ma cerco di rinforzarlo come si deve, poi alla fine magari andrò a passare più e più volte dove ho i nodi. Quindi forse lasciare una codina un po' più lunga sarebbe la cosa migliore. Io spero che si veda, aspettate perché non voglio, questo credo che sia un passaggio molto importante. Quindi vado a fermare per bene il mio filo. Con l'indice e il pollice della mano sinistra tengo ferma la porzione di lavoro che io voglio che sia visibile ed inizio a cucire. I punti che io andrò a dare saranno molto stretti e anche se tiro, adesso vi faccio vedere che sul dritto del lavoro voi non vedrete nulla. Ora ne do qualcuno e poi andremo a vedere come si vedrà dalla parte dritta. Sono arrivata fin qui con la mia cucitura. Ora vi faccio vedere per bene dal dritto. Dal dritto la cucitura non si vede nulla
e non si vede, e c'è giusto quel pochissimo pezzettino di lavoro che avanza per andare a nascondere tutto il bordo della borsa. Ovviamente questo è un lavoro che va fatto per tutta la circonferenza, quindi per tutto il perimetro, scusate, di tutta la nostra apertura della borsa. Poi andremo a sistemare i nostri angoli. Allora, la mia borsa l'ho completamente cucita, tutta, su tutti gli angoli. Ora capisco che l'inquadratura non sia proprio perfetta. Adesso andiamo a sistemare gli angoli. Quindi prendiamo il nostro ago e cuciamo completamente, chiudiamo completamente tutto l'angolo. Quindi prendiamo un punto da sotto a sopra, cerchiamo di ripassare più e più volte perché gli angoli sono le parti che si usurano di più in una borsa, gli angoli e il fondo. Ovviamente, se voi volete, potete mettere anche quei triangolini in metallo che sono dei salvaangolo. Io francamente non li utilizzo perché qui non ho messo neppure la chiusura, per cui a me va benissimo così. Allora, ho sistemato tutti gli angoli, li ho chiusi, la mia borsa è terminata, non torce, le cuciture sono venute, almeno a mio modo di vedere, scusate, vi faccio traballare con la telecamera, sono venute bene perché non si nota il bordo una volta che la borsa è dritta. Io poi vi farò delle foto per farvi vedere meglio. Qui ho messo la mia solita etichettina in legno che la trovo molto carina e per queste vi lascio il link sotto nel box informazioni perché alcune di voi me l'hanno chieste. Io le ho trovate davvero in modo semplice, quindi vi lascio il link se poi qualcuno le volesse prendere. Vi lascerò il link lo stesso di queste borse Utah. Io ne ho prese 3 o 4, erano un pacco da 3 o da 4. Spero che ci siano, ma comunque se non ci sono pacchi da 3 o da 4 ne trovate altre. Lo trovo un progetto molto veloce, carino. Io vi raccomando davvero lane di biella e questo tipo di filato, questo tipo di cotone. Lo trovate anche in altre varianti così multicolor. Abbinato con un altro colore il risultato per me è davvero... cioè, a me ha soddisfatto molto. E poi diciamo la verità, non è la classica borsa granny che si vede con tutte le mattonelline, è molto colorata e molto estiva. Il tutorial è terminato, io vi saluto, non so quando e cosa farò la prossima volta. Vi ricordo ancora, per chi vuole acquistare questo cotone lane di Biella, avete il 10% di sconto su tutta la merce. I filati che io ho utilizzato li troverete nel box informazioni e anche all'inizio del video. Ho consumato 4 gomitoli, 2 di multicolor e 2 di verde Tiffany. Ovviamente loro hanno una gamma di 45 colori, quindi voi potete scegliere davvero tutto quello che volete. Ci sono combinazioni di colori che sono meravigliose. Una cosa voglio raccomandarvi, adesso magari qualcuno mi riprende o mi rimprovera, ma ormai diciamo che ci ho fatto un po' l'abitudine. Cercate di investire sul cotone perché il cotone è qualcosa che se non è di qualità si può deformare, non si lavora bene, perdete la pazienza, non riuscite a cucirlo, non riuscite a lavarlo e quando lo lavate avete un risultato pessimo. Io questo l'ho lavato, vi ho fatto anche vedere la recensione dei filati di lana di Biella, per cui mi sento veramente caldamente di raccomandarvelo. Ci vediamo al prossimo tutorial, se vi è piaciuto e mi lasciate un like e mi lasciate un commento, vi ricordo sempre che aiutate il mio canale a crescere e aiutate anche me ad avere maggiore visibilità affinché i tutorial arrivino insomma a più persone possibile. Vi saluto, ciao e grazie.